Quante volte ti si è avverato ciò che hai visto con la tua immaginazione? Che credi esattamente che sei? Uno stato o un'immaginazione? Da sempre, leggendo moltissimo in quanto sono sempre stata affascinata dal mondo orientale, mi immaginavo spesso camminare e visitare questi luoghi, circondata di questa aureola mistica che li caratterizza e affascina nel scoprirla, ma mai e poi mai avrei pensato di poter andare. Però, un giorno succede. Avevo appena ricevuto come regalo in seguito ad un concorso una visita in Tibet. Erano molte opzioni, però io ho scelto quello che più avevo visto con la mia mente, vivere anche se solo per un giorno, i monaci tibetani e la loro cultura. Vi assicuro che, anche se sono una persona che se voglio qualcosa, faccio l'impossibile per averlo, in quanto non sono mai stata tra quelli a cui qualcosa le è accaduto dal cielo e, per dire tutta la verità, laddove i regali nella mia vita, potrei contarli sulle dita di una mano sola, neanche mi piacerebbe avere altro di ciò che io desidero, che le vedo con la mia mente e che lottando, sudando, me li ottengo. Questo regalo emotivamente mi ha tolto il respiro, perché il sogno che mi ha accompagnato fino ad allora, intorno ai neanche 30 anni, arrivava ad avverarsi, senza il mio sforzo, senza fare milioni di proiezioni futuristiche sulla relativa possibilità di poter andare un giorno. Guardate fino alla fine perché, anche se non ci sono mostri, armi fantascienza, supereroi e superpoteri, vi assicuro che ciò che scoprirete e la facilità di poter capire sarà molto più benefica e accattivante. Prima, non dimenticate di iscrivervi se non lo avete fatto e condividete questo sogno, questa mia visione subconscia per quasi 30 anni, diventato realtà. Adesso, amici, mettetevi comodi, chiudete gli occhi e con la vostra mente, come sognavo io prima, godete questo mio regalo che vi assicuro sarà indimenticabile. Il sole stava appena sorgendo sulle maestose montagne dell'Himalaya, dipingendo il cielo con sfumature di rosa e oro. Camminavo lungo un sentiero polveroso, circondato da bandiere di preghiera colorate che sventolavano nel vento, portando i desideri dei tibetani verso il cielo. Il suono distante di un gong riecheggiava tra le valli, accompagnato dai canti dei monaci nei monasteri. Arrivato al monastero di Ganden, un antico complesso arroccato su una collina, fui accolto da un giovane monaco dal sorriso sereno. L'umiltà e la pace che trasmetteva questa persona, in fondo, uguale a me, mi ha fatto sentire vergognarmi di me stessa, dal mondo da dove arrivavo, dalla superficialità conscia o inconscia in cui viviamo, di questa corsa senza sosta in cui ci interessa solo avere, senza mai guardare veramente, con il cuore a chi incontriamo nel nostro cammino e fermarci a dare anche solo un semplice sorriso, una carezza, pensando che nonostante uguale a noi, ma in uno stato d'animo diverso dal nostro, possiamo incoraggiarlo ed aiutarlo. Mi condusse attraverso i corridoi silenziosi, dove l'incenso bruciava dolcemente, riempiendo l'aria di un profumo calmante. Non vi posso descrivere nelle parole ciò che si sentiva a stare dentro questa affascinante cultura. Ti senti avvolto dall'istruzione e la disciplina, i loro principali strumenti per incarnare i grandi principi della filosofia buddista, e che nonostante simili a tutte le altre culture, ti rendi conto che in mezzo a questo ambiente te li senti entrare nel sangue, dandoti una sensazione di purificazione, e lo senti scorrere nelle vene nella maniera più leggera che esiste. Tutti vogliamo prosperare e avere la salute, mi commento il monaco, e solo capire e applicare i veri principi della vita è possibile, con passione, saggezza, purezza, pace e prosperità. Sarei rimasta ad ascoltarlo per un tempo indefinito, non solo perché sono una persona a cui piace sapere, ascoltare, ma per questa sensazione di benessere e pace interiore che dominava tutti i miei sensi. È un'esperienza che io raccomanderei a tutti. Se un giorno vi si offre questa possibilità, non perdetela, credetemi che sarà unica. Alla fine del tour ci fermammo in una piccola stanza ornata di mandala e statue di Buddha. Sicuramente mi ha visto sopraffatta dall'emozione del posto, del momento, da tutto ciò che mi aveva raccontato su di loro, concetti e pratiche e, come un piccolo regalo, cominciò a parlarmi di una tecnica tibetana per il controllo della mente, una pratica che richiede coraggio e una profonda concentrazione. Seduti su cuscini di meditazione, mi invitò a chiudere gli occhi e respirare profondamente.
Immagina di avere un serpente che scivola lentamente sul tuo corpo, disse con una voce calma e rassicurante. All'inizio l'idea stessa era inquietante. Potevo sentire una sensazione di disagio crescere dentro di me, ma seguendo le sue istruzioni continuai a visualizzare il serpente, immaginando il suo movimento fluido e silenzioso mentre scivolava dalla punta delle dita dei piedi lungo le gambe fino al torace. «Non opporre resistenza», mi disse. «Lascia che la paura emerga e poi lasciala andare. Accogli la sensazione, osserva il tuo respiro e mantieni la mente calma». Con il passare del tempo mi resi conto che la paura iniziava a diminuire. La mia mente, inizialmente irrequieta, cominciò a trovare una sorta di pace. La visualizzazione del serpente, che prima mi sembrava una minaccia, si trasformò in una semplice esperienza sensoriale. Ero ancora consapevole del movimento immaginario del serpente, ma la mia reazione emotiva era cambiata. La mia mente si era calmata e sentivo un profondo senso di tranquillità. Aprii gli occhi lentamente e il monaco mi sorrise, come se sapesse esattamente cosa avevo provato. La mente può essere il nostro miglior amico o il nostro peggior nemico, disse, ma con la pratica possiamo imparare a domarla, trasformando la paura in pace. Uscendo dal monastero, il mondo sembrava più luminoso, più vivo. Le montagne si ergevano maestose e ogni passo che facevo sembrava più leggero. Avevo sperimentato un piccolo frammento della saggezza tibetana, una lezione che ho portato con me, nel cuore, ovunque andassi. Ho continuato a praticare questo esercizio per 3 mesi in cui immaginavo ogni giorno che un serpente mi attraversasse. E la cosa curiosa di questo esercizio, ed è reale, è che queste persone che sono nei mercati e che vediamo nei film, che si passano il serpente su tutto il corpo, queste persone hanno uno stretto controllo emotivo. Sono completamente calmi, il loro controllo sulla mente è totale. Il serpente, quando attraversa il tuo corpo, si rende conto in quale stato emotivo ti trovi. Hai paura, sei arrabbiato, se sei calmo, se sei allineato, il serpente non ti morde. Ti è mai capitato di poter provare alcuna tecnica cercando di vincere la tua paura, di riuscire a prendere il controllo della tua mente? Scrivimi nei commenti e raccontaci la tua esperienza. Può sempre servire ad aiutare, a spingere qualcuno a capire che, con la volontà e autocontrollo, tutto è possibile. Credo che questa pratica potrebbe aiutare tante persone, soprattutto quelle che hanno paura di qualsiasi altra specie di animale. Io ero in prima fila ed ero sempre impressionata, vedendo più nei vari scenari questo atteggiamento disinvolto di queste persone, ancora di più, sentendo come alcuni li tengono in casa come animale domestico. Però, ad oggi, credo che il nostro immenso problema è che non pensiamo, non ragioniamo le cose, lasciandoci influenzare dall'effetto visivo e l'impulso del subconscio. Il regno animale, noi compresi, non a caso, è uguale? Non hanno le stesse caratteristiche, un corpo con complesse funzionalità, un cervello sempre con conscio e subconscio. È chiaro che, come la specie umana quando ti sente impaurito, timido, debole ti attacca, si approfitta della stessa reazione che hanno gli animali. Non avendo il controllo totale, scatta l'istinto animale, cioè il subconscio, e attacca. A volte per autodifesa, a volte per paura stessa, a volte per supremazia, a volte per semplice cattiveria. Però siamo uguali. Ed è per questo che l'ho provato e lo userò sempre nella mia vita. Autorizza il tuo subconscio a non pensare a come accadrà, perché è quello che scatena la paura, il non sapere. Però non possiamo sapere fino a che non proviamo, e questo è per tutto nella nostra vita. Non voglio pensarlo, lo presumo già e non è il peggio, perché potrò sviluppare l'autocontrollo, lo accetterò per quello che è, un essere vivente, e si può essere amici, senza che nessuno si senta minacciato dall'altro. A caso non siamo tutti dei stati fisici che transitano per qualche tempo questa vita? Tu che ne pensi? Oppure dovrei chiedere, hai mai pensato a queste cose? Scrivimi nei commenti il tuo pensiero. E se sarai in grado di farlo, uscirai dalla stagnazione della tua vita, perché inizierai a concentrarti su ciò che ti interessa e distoglierai la tua attenzione da come accadrà e perché accadrà. Non succederà. Questo non dovrebbe essere considerato da te.
Devi pensare e devi considerare solo il tuo desiderio e il tuo obiettivo. Come vedete, se arriva a ciò che ci hanno trasmesso gli insegnamenti stoici, a quelli di Carl Jung e tanti altri lungo la storia che dobbiamo concentrarci su ciò che sta sotto il nostro controllo, ma soprattutto scoprire e mantenere. Ricordatevi che se volete scoprire i segreti della creazione, dovete sempre rivolgervi alla vostra coscienza. Tutti i segreti si trovano lì. Credo che noi occidentali, noi che ci consideriamo la cosiddetta società civile, ma dove la mortalità di tutti i generi è sempre in aumento, la cattiveria gratuita è a casa sua, giudicando, criticando e invidiando tutto ciò che crediamo, non ci appartenesse. La superficialità, dove si fanno diete solo quando abbiamo già chili di troppo, oppure si avvicinano le vacanze o per problemi di salute. La superiorità che la assumiamo quando guardiamo con disprezzo una persona che chiede soldi o qualcosa da mangiare. E nonostante tutte queste attribuzioni, abbiamo paura della nostra propria ombra, restando paralizzati davanti a tutto ciò che consideriamo che non siamo in grado di fare. Senza mai provare, però, autorizziamo la nostra mente di crederci delle vittime e di cadere in depressioni a volte ingiustificate e aspettando che una moltitudine di compassioni che magari mai arrivano ci aiuteranno a salire da questo stato, senza capire che in fondo non facciamo altro che desgastarci fisicamente e mentalmente. Possiamo apprendere molto analizzando lo stile di vita di questi monaci per apportare piccoli cambiamenti per vivere più a lungo e in salute, e questo senza dover necessariamente traslocare sull'Himalaya o diventare monaco. Allenamento fisico, esercizio mentale e dieta semplice. Perché questo tipo di approccio non ci conduce che in un vicolo cieco, poiché utilizziamo il nostro corpo e la nostra mente solo quando ne abbiamo bisogno, rischiando di perdere le loro potenzialità nel tempo. Al contrario, i monaci tibetani comprendono che corpo e mente sono i beni più preziosi e di conseguenza praticano tutto questo. Per mantenere il corpo in forma e meditano più volte al giorno per migliorare le loro capacità mentali. Il tutto è accompagnato da una dieta naturale e semplice, promuovendo così uno stato di benessere generale. Attraverso questa emozionante e forte esperienza vissuta e che avevo promesso di raccontarvelo, siamo arrivati, e non perdete ciò che segue, al tema di oggi: stati che attraversiamo lungo la nostra vita. Nel video precedente vi avevo parlato di Neville Goddard e anche dei suoi libri in quali ci parla degli stati, e come ben sappiamo, se a caso avete letto qualcuno e se no, ve lo raccomando. Come sappiamo, Neville ha utilizzato la Bibbia per la sua interpretazione mistica per darci tutti questi insegnamenti, e vi posso dire che quando ho capito finalmente che abbiamo il controllo totale sopra il nostro io, mi sono resa conto di quanto limitate avevo le convinzioni radicate già dall'infanzia e quanto più sforzo e tempo ho dovuto impegnare per capire che in fondo tutto ciò sono solo dei stati, che cadiamo in quegli stati e che possiamo cambiare questi stati volontariamente e consapevolmente, una verità che ti fa cambiare e che cambia tutto il panorama. Questo non significa che quel tipo di emozioni o sentimenti non appaiano più di tanto in tanto, no. Ma quello che ti dico è che quando vengono alla luce, li rendo coscienti, sei in grado di dire di no. Non sono interessato a trovarmi in quello stato e apporto il cambiamento automaticamente. Quindi è fantastico capirlo, ed è quello che voglio che anche voi lo fate, perché credetemi, si sta molto meglio. Solo perché sei in uno stato indesiderato o in uno stato negativo, ciò non ti rende inferiore a una persona che è in uno stato desiderato o che è in un punto di gioia, perché non è una conclusione, sono solo stati. L'essere è lo stesso, siamo lo stesso essere, siamo solo in stati diversi. Una delle cose che mi piace davvero di Neville è ciò che dice: l'uomo, il famoso attore o una persona realizzata, e un uomo che si trova in basso sotto il ponte sono la stessa cosa, solo che si trovano in uno stato diverso, nella loro disposizione. Stati di coscienza attraverso la lettura della Bibbia. Quando leggiamo le storie bibliche, possiamo pensare che stiamo parlando di persone reali, ma in realtà i personaggi biblici non rappresentano individui come noi. Sono simboli di stati di coscienza che attraversiamo come esseri immortali.
Nomi come Mosè o Abramo non si riferiscono a persone, ma a stati di coscienza. Ad esempio, Mosè significa nascere in antico egiziano, mentre Abramo significa padre delle moltitudini. Noi, esseri immortali, ci muoviamo attraverso questi stati verso la nostra redenzione. Tuttavia, molti uomini personificano questi stati, adorandoli come fossero persone reali, senza capire che sono simboli. È importante imparare a distinguere tra gli stati di coscienza e gli individui che li attraversano. Gli stati sono eterni e immutabili, mentre noi ci muoviamo attraverso di essi. Pensiamo agli stati come città. Le città rimangono lì, indipendentemente dal fatto che noi le attraversiamo o meno. Allo stesso modo, attraversiamo vari stati di coscienza e alla fine raggiungiamo uno stato finale descritto nelle scritture come Gesù. Questo stato rappresenta la nostra redenzione finale, predeterminata prima che iniziassimo il nostro viaggio. Durante questo viaggio possiamo creare nuovi stati di coscienza. Ad esempio, se qualcuno è disoccupato e desidera un lavoro ben pagato, possiamo immaginare questo stato per lui. Utilizzando l'immaginazione, possiamo creare un nuovo stato in cui quella persona è impiegata e ben retribuita. L'immaginazione è l'essenza dell'essere umano ed è attraverso di essa che possiamo creare nuove realtà. Se un amico ha bisogno di aiuto, possiamo aiutarlo a uscire da uno stato indesiderato, creando per lui un nuovo stato di coscienza. Ad esempio, se un mendicante desidera un lavoro, possiamo immaginarlo impiegato e felice, invece di dargli solo delle monete. In questo modo lo aiutiamo a raggiungere un nuovo stato di coscienza. Quando ci rappresentiamo una persona come vorrebbe essere, stiamo applicando la regola d'oro: fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. Possiamo immaginare un amico felice nel suo nuovo lavoro, sano o con il partner giusto. Conversando mentalmente con lui come se fosse già in quello stato, rafforziamo la nostra convinzione nella realtà di ciò che abbiamo immaginato. William Blake disse: «Non considero il giusto o il malvagio come stati supremi, ma piuttosto come stati di sonno in cui l'anima può cadere nei suoi sogni mortali di bene e male, quando lasciò il paradiso seguendo il serpente. Siamo discesi in questo mondo di morte per sperimentare la mortalità, ma alla fine dimostriamo la nostra immortalità attraverso la nostra immaginazione, vincendo la morte e dimostrando che siamo esseri immortali. Un abbraccio e alla prossima!